Guardati allo specchio un attimo. Sei all'estero da 2 mesi, magari proprio in Italia, e i capelli hanno deciso di fare di testa loro. Il ciuffo ti cade sugli occhi, dietro è una giunglia, e arriva quel pensiero che ogni studente di italiano teme più di un esame. Devo andare dal parrucchiere. Ed è un terrore vero, perché al ristorante, se sbagli una parola, ti arriva un piatto diverso, pazienza. Ma dal parrucchiere, se sbagli una parola, esci con la testa sbagliata e te la porti in giro per un mese. Esatto, è l'unico posto dove un errore di vocabolario te lo porti scritto in testa. Conosco gente che ha rimandato il taglio per settimane all'estero, solo per paura di non sapersi spiegare. Andavano in giro coi capelli lunghissimi piuttosto che affrontare la poltrona. E li capisco benissimo, perché il parrucchiere fa domande precise. Quanto corti? Le punte? La riga dove? La macchinetta che numero? E tu vorresti solo dire come prima ma un po' meglio, però non sai come si dice. E allora oggi risolviamo il problema una volta per tutte. Entriamo insieme in un salone italiano, dall'inizio alla fine. Prendere l'appuntamento, spiegare esattamente che taglio vuoi, sopravvivere alle domande, gestire il colore, la barba dal barbiere, le chiacchiere sotto le forbici, fino al pagamento e all'arrivederci. Con le parole vere, come sempre. Perché vorrei tagliare i miei capelli, si capisce, ma nessun italiano parla così. L'italiano vero del parrucchiere è fatto di parole precise. La spuntatina, le punte, la riga, sfoltire, la ricrescita, le basette. E c'è dentro anche un pezzo di cultura, perché il parrucchiere in Italia non è solo un negozio, è un piccolo teatro di paese. Ci si va per i capelli, certo, ma anche per parlare, per ascoltare, per sapere tutto quello che succede nel quartiere. Il parrucchiere sa sempre tutto prima di tutti. E infatti una parte dell'episodio la dedichiamo proprio a quello, le chiacchiere. Cosa ti chiedono mentre lavorano, come rispondere con naturalezza e anche come dire con gentilezza che oggi preferisci startene in silenzio. Alla fine di questo episodio la poltrona del parrucchiere non ti farà più paura. Entrerai, dirai esattamente quello che vuoi con le parole giuste e uscirai contento, con il taglio che avevi in mente tu, non quello che il destino ha deciso per te. Mai più taglia a sorpresa. Questa è la promessa di oggi. Mai più. Allora sistemati bene, come sulla poltrona del salone, e cominciamo dal primo passo: prendere l'appuntamento. Prima domanda pratica. Dove si va? Perché in italiano ci sono più parole e non sono uguali. Il parrucchiere è il posto classico, per donne e per uomini. Il barbiere è specializzato negli uomini, capelli corti e soprattutto barba. E poi c'è l'estetista, ma quella è un'altra storia. Unghie, cerette, trattamenti. E il posto in sé si chiama il salone. Ha aperto un salone nuovo in centro? Oppure semplicemente si usa il nome della persona. Vado da Marco, vado dalla mia parrucchiera. Nota la costruzione con da. Dal parrucchiere, dal barbiere, da Marco. In italiano dalle persone si va con da. Costruzione preziosissima quella. Vado dal medico, dal dentista, dal parrucchiere, da mia nonna, sempre da. E adesso il primo ostacolo, l'appuntamento. Perché nei saloni italiani funziona quasi sempre così, si prenota. La frase base è semplice. Vorrei prendere un appuntamento. Nota il verbo, l'appuntamento si prende. E poi aggiungi per cosa. Per un taglio, per taglio e piega, per la barba. Facciamo la telefonata completa, va? Tu sei la parrucchiera, io il cliente coraggioso. Dring! Salone Anna, buongiorno. Buongiorno, vorrei prendere un appuntamento per un taglio, se possibile. Certo, quando le andrebbe bene? Sabato mattina, se avete posto. Vediamo. Sabato ho un buco alle 10:30, le va bene? Alle 10:30 è perfetto. A nome Giovanni. Perfetto, Giovanni, a sabato. E stop, hai sentito la parola magica? Ho un buco alle 10:30. Il buco, bellissima questa. Il buco è lo spazio libero nell'agenda. Ho un buco, non ho buchi fino a giovedì. Mi si è liberato un buco. Gli italiani la usano per qualsiasi agenda. Il parrucchiere, il dentista, perfino il lavoro. E nota anche, quando le andrebbe bene? Il condizionale gentile delle prenotazioni. Tu rispondi tranquillo, sabato mattina, verso le 5, in settimana. Poi c'è l'altra scuola, quella del barbiere di quartiere, senza appuntamento.
Entri, guardi quante persone ci sono e fai la domanda che ormai conosciamo bene. Si può passare senza appuntamento? Fate anche senza appuntamento? È la formula. E la risposta classica: sì, ma c'è un po' di coda. Deve aspettare una mezz'oretta. La coda, le persone in fila prima di te. E allora ti siedi sulle sedie dell'attesa, prendi una rivista di 3 anni fa e aspetti il tuo turno guardando gli altri tagli, per farti un'idea. Il momento studio. Ricapitoliamo questo primo pezzo. Si va dal parrucchiere o dal barbiere, nel suo salone. Si prende un appuntamento, magari approfittando di un buco nell'agenda, oppure si chiede: fate anche senza appuntamento? Appuntamento preso, sabato 10:30, e adesso si entra davvero. Porte a vetri, profumo di shampoo, phon che soffiano, benvenuti nel salone. Sabato 10:30. Spingi la porta a vetri e la prima cosa che senti è il saluto corale. Buongiorno, perché nei saloni italiani salutano tutti, anche quelli che ti danno le spalle. E tu rispondi al gruppo: buongiorno. Poi arriva qualcuno del salone e ti fa la domanda d'ingresso. Ha appuntamento? E tu, fiero della tua telefonata, sì, alle 10:30, a nome Giovanni. E qui parte il rito, sempre uguale in tutta Italia. Primo, ti tolgono la giacca. Secondo, ti mettono la mantellina, quel telo che ti copre i vestiti. Le metto la mantellina. E terzo, quasi sempre, si comincia dal lavaggio. Il lavaggio, il momento migliore di tutta l'esperienza, diciamolo. Ti portano ai lavatesta, quelle poltrone con il lavandino dietro, e senti la frase «si accomodi qui per il lavaggio» e giù di acqua tiepida e shampoo. E lì c'è una domanda tecnica che ti fanno sempre. L'acqua va bene così? Perché magari è troppo calda o troppo fredda. Tu rispondi: perfetta, grazie. Oppure un po' più tiepida se possibile. Tiepida, né calda né fredda, la parola giusta per l'acqua. E dopo lo shampoo spesso ti propongono «le faccio anche il balsamo?» Il balsamo è quel prodotto che ammorbidisce i capelli. Sì, grazie. E via, testa massaggiata e profumata. Poi, avvolto nell'asciugamano come un faraone, vieni accompagnato alla poltrona e senti la frase che apre le danze. Si accomodi alla poltrona. La poltrona, il trono del parrucchiere, davanti allo specchio gigante. E lì, prima ancora di parlare di tagli, c'è una domanda che sentirai se è la tua prima volta in quel salone. Chi la segue di solito? Cioè, chi è il suo parrucchiere abituale? Perché in Italia il parrucchiere ti segue, come un medico. È un rapporto di fiducia. Seguire, in questo senso, è bellissimo. Mi segue Anna da 10 anni. È lei che mi segue per il colore. E se sei nuovo, rispondi semplicemente: è la prima volta che vengo qui. E magari aggiungi la frase che apre tutti i cuori dei parrucchieri italiani. Mi hanno parlato bene di voi. Da lì in poi sei trattato come un re. Funziona sempre. Facciamo la scena completa dell'ingresso, dai. Tu entri, io sono del salone. Buongiorno, ha appuntamento? Buongiorno. Sì, alle 10:30. A nome Giovanni. È la prima volta che vengo. Mi hanno parlato bene di voi. Benvenuto allora. Mi dia pure la giacca. Ecco, le metto la mantellina. Cominciamo con un bel lavaggio. Si accomodi qui. L'acqua va bene così? Perfetta. Che meraviglia. E... stop. Tutto il rito in 30 secondi. Il saluto, la mantellina, il lavaggio, l'acqua tiepida, il balsamo, la poltrona. E adesso sei lì, seduto davanti allo specchio, con i capelli bagnati e pettinati all'indietro. Il parrucchiere ti guarda nello specchio, forbici in mano, e pronuncia la domanda. Quella per cui esiste questo episodio. Allora, come li facciamo? Eccola, la domanda delle domande. 4 parole che hanno terrorizzato generazioni di stranieri sulle poltrone italiane. Come li facciamo? Dove lì sono loro, i capelli. Varianti della stessa domanda. Cosa facciamo oggi? Come li tagliamo? Oppure il semplice «mi dica». E tu devi essere pronto, perché il silenzio in quel momento è pericoloso. Il parrucchiere potrebbe decidere da solo. E lì sono dolori. Allora, partiamo dalla risposta più importante di tutte, quella che salva il 90% delle situazioni. Solo una spuntatina.
La spuntatina. Se impari una sola parola oggi, che sia questa. Spuntare vuol dire tagliare solo la punta, la parte finale, e la spuntatina, con quel diminutivo affettuoso, è il taglio minimo, giusto una rinfrescata, senza cambiare niente. Solo una spuntatina, grazie. E il parrucchiere capisce immediatamente. Cliente prudente, non toccare troppo. È la frase di sicurezza. Da lì non può succedere niente di grave. E la sua sorella, le punte. Mi dia solo una sistemata alle punte. Tagliamo solo le punte. Le punte sono i centimetri finali dei capelli, quelli rovinati. Frase da salone femminile classica. Le punte sono tutte rovinate. E attenzione alla parola sistemata, che è un altro gioiello. Dare una sistemata vuol dire mettere in ordine, senza rivoluzioni. Mi dia una sistemata funziona per i capelli, ma anche per la barba, per la casa, per tutto. È l'aggiustatina italiana universale. Poi c'è il livello 2. Accorciare. Quando vuoi tagliare davvero, ma con controllo. Vorrei accorciare un po'. E la domanda di ritorno arriva subito. Quanto? E qui devi saper rispondere in centimetri o a gesti. Un paio di centimetri, 3 dita, oppure il gesto universale con le dita che mostrano la misura, e la frase scudo da dire sempre se hai paura. Non troppo corti, mi raccomando. Mi raccomando, quel piccolo scongiuro italiano che accompagna ogni richiesta importante. Non troppo corti, mi raccomando. Il parrucchiere sorriderà, perché lo sente 10 volte al giorno, ma funziona, è un patto. Facciamo il primo giro di pratica, versione sopravvivenza. Io faccio il parrucchiere, tu il cliente. Allora, come li facciamo oggi? Solo una spuntatina, grazie. Sono venuta giusto per dare una sistemata. Perfetto. Le punte le tocco? Sì, le punte sì, sono un po' rovinate, ma non troppo corti, mi raccomando. Tranquilla, solo un paio di centimetri. E stop! Con 4 espressioni, la spuntatina, una sistemata, le punte, non troppo corti, mi raccomando, hai già passato l'esame base del parrucchiere italiano. Il livello sopravvivenza è tuo, ma noi non ci fermiamo qui, perché adesso arriva il bello, dire esattamente che taglio vuoi, zona per zona, come un vero italiano. Adesso impariamo a parlare del taglio zona per zona, perché il parrucchiere ragiona così. Sopra, ai lati, dietro, davanti. 4 zone, 4 decisioni. La formula classica maschile, quella che senti in ogni barbiere d'Italia. Corti ai lati, più lunghi sopra. Ai lati, sopra le orecchie. Sopra, la parte alta della testa. 6 parole e hai descritto mezzo taglio. E per i lati nei tagli corti entra in scena lei, la macchinetta, il rasoio elettrico con le sue misure numerate. E lì il barbiere ti fa la domanda tecnica. Che numero? Il 2 ai lati, il 4 sopra. I numeri della macchinetta. Più il numero è basso, più il taglio è corto. Il numero 1 è quasi rasato, il 4 è morbido. Se non lo sai, chiedi, lei cosa mi consiglia? E passi pure per uno esperto. Poi c'è lei, la protagonista di 1000 drammi, la frangia. I capelli che scendono sulla fronte. Vorrei la frangia. Mi spunti solo la frangia? Oppure, il dramma vero, sto facendo crescere la frangia. Quel periodo terribile in cui non è né corta né lunga. Il purgatorio della frangia lo conoscono tutti. E per gli uomini c'è il cugino della frangia, il ciuffo. Quella ciocca davanti che si pettina all'indietro o di lato. Lasciamo il ciuffo. Il ciuffo lo porto all'indietro. Poi c'è la riga, la linea che divide i capelli. Porto la riga a destra. La riga in mezzo o di lato? Piccola parola, grande effetto sullo specchio. E adesso 2 verbi da professionisti, quelli che fanno alzare il sopracciglio al parrucchiere, in senso buono. Primo, scalare. Un taglio scalato ha i capelli a lunghezze diverse, a strati che danno movimento. Vorrei un taglio scalato. Me li può scalare un po' davanti. Secondo, sfoltire. Quando i capelli sono troppo pieni, troppo gonfi, il parrucchiere non li accorcia, li sfoltisce, cioè ne toglie un po' dalla massa. Ho troppi capelli, me li può sfoltire? È il verbo dei capelli folti. E chiudiamo la mappa con le basette, i capelli davanti alle orecchie, che scendono verso la guancia. Il barbiere chiede sempre, le basette come le vuole? E tu, corte, oppure a metà orecchio, oppure lunghe. Mettiamo tutto insieme in un ordine da campione. Io sono la parrucchiera. Tu ordina il taglio completo, zona per zona. Fammi sognare.
Allora, corti ai lati con la macchinetta, il 2. Sopra più lunghi ma un po' scalati, che diano movimento. Il ciuffo lo porto di lato con la riga a destra. Le basette corte e davanti non troppo corto, mi raccomando. Maestro, un ordine così preciso che il parrucchiere si commuove. Avete sentito? Zona per zona. Lati, sopra, ciuffo, riga, basette. Con questa mappa in testa, nessun taglio può più sorprenderti. E se le parole non bastano, c'è sempre l'arma segreta moderna, quella che tutti usiamo e nessuno confessa. Ne parliamo subito. L'arma segreta, ovviamente, è la foto. Il telefono con l'immagine del taglio dei sogni. E la frase per usarla senza vergogna è «Le faccio vedere una foto». Oppure, dal lato del parrucchiere, «Ha una foto di come li vorrebbe?» E non c'è niente di male, eh? I parrucchieri la adorano la foto. Meglio un'immagine chiara che 10 minuti di spiegazioni confuse. Solo preparati alla risposta onesta del professionista. Guardi, con il suo tipo di capello viene un po' diverso. Ah, il tipo di capello. Qui si apre un piccolo dizionario, perché i capelli italiani si dividono in 3 grandi famiglie: lisci, ricci e mossi. Lisci, dritti come spaghetti. Ricci, a boccoli, come fusilli. Mossi, la via di mezzo, con onde morbide. La classificazione pasta capelli, perfetta. E poi ci sono gli aggettivi di quantità. Capelli folti, quando ce ne sono tanti, capelli fini, quando sono sottili, e, ahimè, capelli radi, quando cominciano a essere pochini. E il parrucchiere queste parole le usa con delicatezza chirurgica. Lei ha un bel capello folto. Notare, il capello al singolare. I professionisti parlano del capello come materia. Ha il capello fine. Il suo capello è sano. Suona subito da esperto. Adesso però affrontiamo il momento buio, perché va detto, a volte le cose vanno male. Guardi lo specchio e sono troppo corti. Il cuore si ferma. Cosa si dice in quel momento? Prima di tutto, la frase di controllo mentre lui taglia per fermare il disastro in tempo. Così va benissimo, non li accorci più. Detta al momento giusto, questa frase salva vite. E se ormai è tardi, ci sono le frasi del lutto elegante, quella diplomatica. Sono un po' più corti di come li immaginavo. Il parrucchiere capirà. E poi c'è quella che ti dici allo specchio da solo, la consolazione nazionale italiana. Tanto ricrescono. La frase che ha consolato milioni di teste. Ricrescere, crescere di nuovo. Non ti preoccupare, tanto ricrescono. È il domani è un altro giorno dei capelli. Sacrosanta. E c'è pure il complimento di cortesia degli amici il giorno dopo. Ma no, stai benissimo, ti stanno bene corti. Che tu ci creda o no, fa parte del rito. Ti stanno bene. Eccola, la costruzione dei complimenti. I capelli ti stanno bene. Il taglio le sta bene. Questo colore ti sta benissimo. Stare bene a qualcuno. Donare. Essere adatto. Piccola scena completa del quasi disastro. Vai, tu sei sulla poltrona, io taglio con troppo entusiasmo. Così va benissimo, non li accorci più, grazie. Sicuro? Dietro c'è ancora un pochino da pareggiare. Sicurissimo, sono già un po' più corti di come li immaginavo. Le stanno benissimo, vedrà. E comunque sa come si dice. Lo so, tanto ricrescono. E stop! Il kit di sopravvivenza emotiva del parrucchiere è completo. E ora cambiamo completamente reparto. Si parla di colore, tinte, mesh, ricrescita, il regno dove i saloni italiani danno il meglio di sé. Il colore. Qui entriamo nel reparto alta gamma del salone, quello con la carta dei colori grande come un menù. La parata base è la tinta, il colore che copre. E il verbo è fare la tinta, fare il colore. Oggi faccio taglio e colore. E la prima domanda del parrucchiere sul colore è sempre: lo facciamo su tutta la testa o solo un ritocco? E qui arriva una parola che devi assolutamente conoscere, perché è il motivo per cui metà Italia prenota il parrucchiere: la ricrescita. La ricrescita, i capelli nuovi che crescono alla radice con il colore naturale, mentre il resto è ancora tinto. Quella riga alla radice, insomma. Ho la ricrescita da coprire. Si vede la ricrescita. Un ritocco alla ricrescita. Parola fondamentale del salone. E il ritocco è la parola gemella, la piccola correzione, solo dove serve. Solo un ritocco alle radici. Molto più economico del colore completo, tra l'altro. Poi ci sono le tecniche di luce.
le mesh, alla francese, ciocche più chiare sparse tra i capelli, e i colpi di sole, versione italianissima, riflessi chiari e naturali, come se avessi passato l'estate al mare. Vorrei dei colpi di sole leggeri. Colpi di sole, letteralmente colpi di sole. L'immagine è bellissima, il sole che ti tocca i capelli qua e là. E il parrucchiere magari propone: facciamo qualcosa di naturale, giusto per dare luce. Dare luce, illuminare il viso senza stravolgere. E c'è la domanda etica del colore, quella che ogni cliente fa con gli occhi preoccupati. Ma non mi rovina i capelli? Rovinare, danneggiare. E la risposta rituale del parrucchiere: no, guardi, questo prodotto è delicato e dopo facciamo una bella maschera ristrutturante. Le consiglio una maschera ristrutturante. Parolone, ristrutturante, come per le case, ma vuol dire solo che ripara il capello rovinato. E chiudiamo il reparto con lei, l'inseparabile compagna del colore e del taglio femminile, la piega. La piega è la messa in forma, come i capelli vengono asciugati e modellati alla fine. Taglio e piega. Solo la piega per stasera. Solo la piega è un classico assoluto. Nessun taglio, nessun colore, solo lavaggio. E capelli perfetti per un'occasione. Un matrimonio, una cena importante. Domani ho una festa, passo per la piega. Scena completa del reparto colore. Dai, io cliente, tu parrucchiere esperto. Allora, oggi vorrei fare il colore. Si vede tantissimo la ricrescita. Vediamo. Sì, facciamo un bel ritocco alle radici. E se vuole aggiungo 2 colpi di sole per dare luce davanti. Volentieri, ma non mi rovinano i capelli. Stia tranquilla, prodotto delicato e alla fine una maschera ristrutturante. Esce di qui con dei capelli da pubblicità. E con la piega, mi raccomando, stasera ho una cena. E stop. Tinta, ricrescita, ritocco, colpi di sole, maschera, piega. Il vocabolario colore al completo. E adesso attraversiamo la strada e cambiamo bottega. Si va dal barbiere. Profumo di dopobarba, asciugamani caldi e il regno della barba. Il barbiere, un'istituzione italiana antica quanto le piazze, ed è tornato di gran moda. I barbershop moderni sono pieni di ragazzi, ma il rito è quello di sempre, e il rito ruota intorno a lei, la barba. E la prima distinzione da imparare è tra 2 richieste: fare la barba e regolare la barba. Fare la barba, raderla, via tutto, guancia liscia. Regolare la barba, accorciarla e darle forma, ma tenerla. Mi fa la barba? Rasatura completa, magari con il rasoio tradizionale. Mi regola la barba? La sistemiamo, la pareggiamo, le diamo una forma. Regolare, mettere in ordine, uniformare. È la richiesta più comune oggi. E poi c'è il contorno, la linea della barba, quella sulle guance e sul collo. Mi sistemi solo il contorno. È il servizio veloce. La barba resta com'è, ma i bordi tornano netti, disegnati. E quando invece la barba è abbandonata da settimane, si usa un aggettivo bellissimo: incolta. La barba incolta, non curata, selvaggia. Sono arrivato con la barba incolta e sono uscito un signore. La trasformazione da naufrago a gentiluomo. E parliamo degli stili, perché il barbiere chiede: come la portiamo? Il pizzetto, la barba solo sul mento. I baffi sopra il labbro, la barba lunga, la barba corta, il famoso leggermente incolto curato. Che è il paradosso nazionale: sembrare trasandato ma con un'ora di lavoro del barbiere. E poi c'è il momento sacro del barbiere tradizionale, l'asciugamano caldo. Te lo appoggiano sul viso prima della rasatura, per ammorbidire la pelle. Le metto l'asciugamano caldo? E lì il tempo si ferma. Poi il rasoio, la schiuma, quei gesti precisi e alla fine il dopobarba, il profumo che pizzica un po'. Le metto un po' di dopobarba? Sì, ma delicato, che ho la pelle sensibile. La pelle sensibile, frase utilissima da conoscere. Ho la pelle sensibile. Quel prodotto mi irrita la pelle. Il barbiere apprezza saperlo prima, non dopo. E c'è tutto un servizio combinato, il classico dei classici: capelli e barba. Entri, ti siedi e dici 3 parole: capelli e barba. Il barbiere annuisce con rispetto, pacchetto completo, mezz'ora di trasformazione. Scena dal barbiere, versione integrale. Tu sei il barbiere,
Io arrivo dopo 3 settimane di vacanza, versione naufrago. Buongiorno. Come può vedere c'è del lavoro da fare. Buongiorno. Sì, la barba è un po' incolta. Come la sistemiamo? Capelli e barba, direi. I capelli corti ai lati, il solito. E la barba non me la faccia via tutta, me la regoli corta, con il contorno bello netto. Perfetto. Le metto prima l'asciugamano caldo, così lavoriamo bene. E il dopobarba? Delicato come sempre? Delicato, sì. Pelle sensibile. E stop. Fare la barba, regolare la barba, il contorno, incolta, il pizzetto, l'asciugamano caldo, il dopobarba. Siete pronti per qualunque barbershop d'Italia. E mentre il barbiere lavora, si parla, perché la poltrona del parrucchiere è il salotto d'Italia. Prossima fermata, l'arte delle chiacchiere sotto le forbici. Le chiacchiere. Perché diciamolo chiaramente, in Italia il parrucchiere è metà artigiano e metà psicologo. La poltrona è un confessionale con lo specchio e il rito comincia sempre con le stesse domande gentili. La numero 1, universale. Allora tutto bene? Semplice, aperta, disponibile. E tu puoi rispondere corto. Tutto bene, grazie. E lei? O aprire il rubinetto e raccontare la settimana. Decidi tu il livello. Poi ci sono le stagionali. D'estate, ferie fatte o da fare? Domanda nazionale da giugno a settembre. D'inverno, pronto per le feste? E l'evergreen di ogni stagione. Che tempo, eh? Che non è una domanda, è un modo di stare insieme. Che tempo è. Non chiede niente e dice tutto. E se sei un cliente abituale, arriva all'affettuosa «Da quanto tempo? Come sta la famiglia?» Perché il parrucchiere di fiducia si ricorda tutto. Il matrimonio di tua figlia, il tuo lavoro nuovo, il cane. Il parrucchiere di fiducia, espressione da incorniciare. Di fiducia, quello di cui ti fidi. Il tuo. Il parrucchiere di fiducia, il meccanico di fiducia, il dentista di fiducia. In Italia trovarli è come trovare famiglia. E come si partecipa alle chiacchiere con un italiano ancora semplice? Con le piccole frasi di rimbalzo, quelle che tengono viva la conversazione senza fatica. Davvero? Ma dai! Sì, purtroppo. Ha ragione. Anche da noi è così. Sono i colpetti di racchetta della conversazione. Non serve costruire frasi lunghe, basta rimandare la pallina. Ma dai, con il tono giusto vale un discorso intero. E poi c'è il tema delicato, il diritto al silenzio. Perché magari quel giorno sei stanco e vorresti solo goderti il lavaggio in pace. Si può dire senza offendere? Si può, con la formula magica dell'autoironia. Mi scusi se oggi parlo poco, mi godo il relax. Detta con il sorriso è perfetta. Non stai rifiutando la persona, stai promuovendo il suo massaggio alla testa. Il parrucchiere capisce al volo e abbassa il volume. Elegantissima. E funziona anche la versione corta. Che pace qui da voi, con gli occhi chiusi. Messaggio ricevuto, garantito. Facciamo un giro di chiacchiere realistico. Tu tagli e chiacchieri, io rispondo da cliente rilassata ma non chiacchierona. Allora signora, tutto bene? Ferie fatte o da fare? Ancora da fare, purtroppo. Agosto è lontano. E lei? Noi qui chiudiamo solo 2 settimane, sa com'è. Che tempo, Questo caldo non molla. Sì, purtroppo. Che pace qui da voi con quest'aria condizionata. Allora la lascio rilassare. Mi dica solo se l'acqua è troppo fredda. E stop. Visto come scorre? 2 rimbalzi, un'autoironia e la conversazione trova il suo volume giusto da sola. L'arte è tutta lì. Gentilezza, leggerezza e nessun obbligo. E ora, gli ultimi 10 minuti sulla poltrona. Il phon, lo specchio finale e il momento della verità. Va bene così? Il taglio è finito e parte l'ultimo atto, l'asciugatura. Lo strumento è il phon, scritto P-H-O-N, pronunciato phon, e il verbo è asciugare. Adesso li asciughiamo e con il phon arriva la domanda tecnica finale. Come li asciugo, al naturale o con la piega? Al naturale come vengono, senza forma particolare. Con la piega modellati, con la spazzola, belli pieni. E c'è la terza via degli sportivi, appena, tanto poi si asciugano da soli. E durante il phon si urla un po', diciamolo, perché quell'affare fa rumore. Le conversazioni al phon sono fatte di «Come?» Dicevo che «Ah, sì, tutto a volume doppio». Il karaoke del salone. Poi il phon si spegne. Silenzio improvviso e arriva il gran finale.
Lo specchio, anzi i due specchi, perché il parrucchiere prende lo specchietto piccolo e te lo mette dietro la testa, così vedi la nuca riflessa nello specchio grande. E pronuncia la formula sacra. Vediamo un po' dietro? Va bene così? È il momento della verità. Tu guardi quella parte di te che non vedi mai, la nuca, e devi dare un giudizio in 2 secondi. Le risposte possibili: perfetto così, la standard, benissimo, grazie, l'entusiasta, oppure se serve l'ultima correzione, magari giusto un filo più corto qui dietro. Un filo, un pochino, 1 millimetro, bellissima unità di misura italiana. Un filo più corto, un filo più scuro, sono un filo stanco. Il filo è la più piccola quantità esistente nella lingua italiana, appena sopra il niente. E poi c'è il tocco finale, il momento prodotti. Le metto un po' di gel? Oppure un po' di cera per dare forma? E tu, secondo i tuoi gusti, sì, ma poca, mi raccomando. Oppure, no grazie, niente gel, li porto al naturale. E dopo il prodotto, la spazzolata finale sul collo, per togliere i capelli tagliati, via la mantellina con il gesto da torero e la frase di chiusura del rito. Ecco fatto. Ecco fatto, 2 parole che in Italia chiudono qualsiasi lavoro ben fatto. E lì, davanti allo specchio, arriva anche il complimento del parrucchiare, sempre lo stesso in tutta Italia. Adesso è un'altra cosa. Adesso è un'altra cosa. Come dire, prima eri tu, adesso sei la versione migliore di te. E tu rispondi con la frase che fa felice ogni artigiano. Ha fatto un ottimo lavoro, grazie. Scena finale completa, vai. Io parrucchiera, tu allo specchio. Allora, vediamo un po' dietro. Va bene così? Benissimo. Magari un filo più corto sopra l'orecchio sinistro, giusto un filo. Ecco, così? Perfetto. Le metto un po' di cera per dare forma? Sì, ma poca, mi raccomando. Adesso è un'altra cosa davvero. Ha fatto un ottimo lavoro. Ecco fatto. E stop. Fon, piega, lo specchietto dietro, un filo più corto, la cera. Ecco fatto. Il gran finale è vostro. Resta solo l'ultimo passaggio, quello davanti alla cassa. Pagare, lasciare o non lasciare la mancia e, davvero italiano, prenotare già la prossima volta. La cassa. Il momento amministrativo. Veloce ma pieno di piccole formule. La domanda base la conosci da 1000 altri negozi. Quant'è? Oppure quanto le devo? Che è la versione più elegante. Quanto le devo? Quanto devo pagare a lei? Quanto le devo? Impararla è un salto di livello immediato e la risposta arriva netta. Sono 25. Spesso senza nemmeno la parola euro. Sono 15, sono 32. I numeri parlano da soli. E se vuoi conoscere i prezzi prima, cerchi con gli occhi il listino, il cartello con i prezzi di ogni servizio. Taglio uomo, taglio e piega, colore, barba. Il listino è lì vicino alla cassa. Listino prezzi. Parola utile in ogni negozio italiano. Ora, la domanda che tutti gli stranieri si fanno: e la mancia? Si lascia la mancia al parrucchiere in Italia? Risposta onesta: non è obbligatoria e spesso non si lascia proprio, ma esiste un'usanza gentile, soprattutto nei saloni tradizionali. L'arrotondare. Sono 23. Facciamo 25, va bene così. Arrotondare, portare la cifra al numero tondo, lasciando la differenza. Oppure la piccola mancia a chi ti ha fatto il lavaggio, 2 euro nella mano con un «Grazie mille, gentilissima». E il verbo della cassa moderna: posso pagare con la carta? Nei saloni piccoli ogni tanto senti ancora la risposta vintage: se ha contanti mi fa un favore. Ma ormai la carta va bene quasi ovunque. La liturgia del POS. E dopo il pagamento, il gesto che ti trasforma da cliente di passaggio a cliente di fiducia. Prenotare la prossima. Le fisso già il prossimo appuntamento? Chiede la parrucchiera con l'agenda aperta. E il cliente veterano? Sì, dai, tra un mese, sempre di sabato mattina. Fissare un appuntamento, stabilirlo, metterlo in agenda. Fissiamo per il 15? E così il rito si rinnova, di mese in mese per tutta la vita. Ed è qui che nasce la frase più bella, quella che ogni parrucchiere sogna di sentire. Mi trovo bene qui. Trovarsi bene, stare bene in un posto, essere soddisfatti. Mi trovo bene, torno di sicuro. Trovarsi bene è una costruzione d'oro anche fuori dal salone. Mi trovo bene in questa città, ci troviamo bene con i vicini, ti troverai benissimo in Italia, da mettere nella valigia delle espressioni preferite.
E l'uscita si chiude con i saluti a raffica, perché come all'ingresso salutano tutti. Arrivederci, grazie ancora, buona giornata, ci vediamo il mese prossimo. Scena della cassa. Ultima recita dell'episodio. Tu sei la parrucchiera alla cassa, io il cliente ormai conquistato. Allora, quanto le devo? Allora, taglio e barba sono 23. Facciamo 25, va bene così. E senta, le fisso già il prossimo? Tra un mese, sabato mattina come oggi. Volentieri, sabato 16 alle 10:30, come sempre. Che piacere, si vede che si trova bene da noi. Mi trovo benissimo. Arrivederci e buona giornata a tutti. E stop. Quant'è? Il listino? Arrotondare? La carta? Fissare il prossimo? Mi trovo bene. Il cerchio è chiuso. Sei entrato spaventato e sei uscito cliente di fiducia con l'appuntamento fissato. E ora, come sempre nei nostri viaggi, il grande ripasso finale, tutti insieme, dall'inizio alla fine. Grande ripasso finale. Rifacciamo tutto il percorso del salone, tappa per tappa, e tu ripeti con noi ad alta voce, in macchina, in cuffia, davanti allo specchio, soprattutto davanti allo specchio, che è il posto più adatto per questo episodio. Ripasso a tema. Prima tappa, l'appuntamento. Ripeti, vorrei prendere un appuntamento per un taglio... E la risposta gentile del salone. Quando le andrebbe bene? Ho un buco sabato, alle 10:30. E la domanda del barbiere di quartiere, quella senza agenda. Fate anche senza appuntamento? Fate anche senza appuntamento? Seconda tappa, l'ingresso e il rito. Le metto la mantellina. Si accomodi qui per il lavaggio. L'acqua va bene così? E tu? Perfetta, grazie. Un po' più tiepida, se possibile. Terza tappa, la domanda delle domande. Allora, come li facciamo? E le tue risposte di sopravvivenza, le più importanti di tutto l'episodio. Solo una spuntatina. Mi dia una sistemata alle punte. Non troppo corti, mi raccomando. Quarta tappa, il taglio zona per zona, da professionisti. Corti ai lati, più lunghi sopra, la macchinetta, il numero 2, la frangia, la riga a destra. Un taglio scalato. Me li può sfoltire? Le basette corte. Quinta tappa, le emergenze. La frase che ferma il disastro. Così va benissimo, non li accorci più. E la consolazione nazionale, tutti insieme. Tanto ricrescono. Tanto ricrescono. Sempre detta col sorriso amaro. Sesta tappa, il colore. Vorrei fare il colore... Si vede la ricrescita. Solo un ritocco alle radici. Dei colpi di sole per dare luce. E alla fine una maschera, che non rovina i capelli. E la piega, mi raccomando. Settima tappa, il barbiere. Capelli e barba. Non me la faccia via, me la regoli corta. Il contorno bello netto, l'asciugamano caldo e il dopobarba delicato, che ho la pelle sensibile. Ottava tappa, le chiacchiere. Allora, tutto bene? Ferie fatte o da fare? Che tempo, eh? E la ritirata elegante. Mi scusi se oggi parlo poco, mi godo il relax. Nona tappa, il finale allo specchio. Vediamo un po' dietro, va bene così? Perfetto così. Magari un filo più corto, un po' di cera, ma poca. Ecco fatto. E adesso è un'altra cosa. E decima tappa, la cassa. Quanto le devo? Facciamo 25, va bene così. Posso pagare con la carta? Le fisso già il prossimo appuntamento? E la frase più bella di tutte. Mi trovo bene qui. Se hai ripetuto fin qui, complimenti davvero. Hai in tasca l'intero salone italiano, dall'appuntamento all'arrivederci, passando per spuntatine, ricrescite, basette e asciugamani caldi. E soprattutto non uscirai mai più da un parrucchiere italiano con un taglio che non avevi chiesto. Questa era la promessa ed è mantenuta. Restano 2 minuti per i consigli finali e un piccolo segreto culturale sul parrucchiere di fiducia. Non andartene proprio adesso. 3 consigli pratici prima di lasciarti alla tua poltrona italiana. Primo, la prima volta in un salone nuovo, chiedi poco. Una spuntatina, una sistemata. Osserva come lavorano, guarda i tagli intorno a te. Il taglio coraggioso lo fai la seconda volta, quando c'è fiducia. Consiglio da veterano. Secondo, arriva con le tue 3 frasi pronte, come un piccolo copione. La richiesta, corti ai lati scalati sopra, la protezione,
Non troppo corti, mi raccomando, e il controllo finale. Un filo più corto qui. Con un copione di 3 frasi, nessuna poltrona fa più paura. E terzo, usa la foto senza vergogna, ma ascolta il parere del professionista. Quando dice «con il suo tipo di capello viene diverso», non ti sta scoraggiando, ti sta salvando. Il parrucchiere italiano prende il suo mestiere molto sul serio. Ed eccoci al segreto culturale finale. In Italia il parrucchiere non si cambia. Si trova, si prova e quando funziona è per la vita. La gente cambia città e torna nel quartiere vecchio apposta per il taglio. Conosco gente che ha mantenuto il barbiere più a lungo di qualche fidanzata. Ed è vero, perché il parrucchiere di fiducia sa tutto di te. Come porti la riga, quanto odi il gel, il nome dei tuoi figli e il fatto che ad agosto vai sempre in Puglia. È una piccola relazione di fiducia, fatta di mezz'ore ogni mese, per anni. E quando il tuo parrucchiere va in pensione è un piccolo lutto nazionale e personale. Si dice proprio così: è andato in pensione il mio parrucchiere, sono perso. E ricomincia la ricerca, come a 20 anni. Quindi il vero traguardo, per te che impari l'italiano, non è solo sopravvivere a un taglio, è trovare un giorno il tuo salone in Italia, quello dove entri e ti dicono «Il solito?» e tu rispondi «Il solito, grazie», e non serve aggiungere altro. Il solito, la formula suprema dell'appartenenza. Al bar, dal parrucchiere, in trattoria. Quando ti dicono il solito, hai smesso di essere uno straniero. Sei di casa. Riascolta questo episodio prima del tuo prossimo taglio, ripeti le frasi allo specchio e raccontaci com'è andata. Siamo curiosissimi di sapere se la spuntatina ti ha salvato la testa. E ricorda la regola d'oro di oggi, l'unica davvero indispensabile. Qualsiasi cosa succeda lassù, tanto ricrescono. Tanto ricrescono, sempre. Grazie di essere stati con noi in questo viaggio tra forbici, phon e chiacchiere. Continuate ad ascoltare, continuate a ripetere ad alta voce e parlate italiano ogni giorno, anche solo 5 minuti. Noi ci ritroviamo qui per la prossima avventura della vita vera italiana. Un abbraccio grande da Giovanni E da Alessia. E mi raccomando, non troppo corti. A prestissimo, con Italian Pod.